Ciao a tutti ragazzi, oggi esperimento diciamo non ortodosso. Chiunque di voi abbia voglia di scrivere ma cosa c'entra l'RD88 col YC? Non c'entra. E allora cosa facciamo? Cioè nel senso, siamo qua, ce li abbiamo, vediamo, no? Nel senso che sono due, adesso sto scherzando, sono due fasce di prezzo radicalmente diverse, hanno due, sono due mondi diversi, questo fondamentalmente va bene, ha dentro i pianoforti che ci sono nel CP, però fondamentalmente è anche un Hammond e tutto il resto. Qui gli organi ci sono anche carini, devo dire la verità, però sono così, diciamo di contorno, qui ci sono i drawbars e tutto il resto, quindi insomma è una cosa un po' diversa. Cosa c'entrano? Il resto c'entra, nel senso che fondamentalmente tra sintetizzatori, pianoforti e piani elettrici invece ci avviciniamo. Questa è una fascia di prezzo radicalmente superiore, 1000 euro in più di questo, costa il doppio fondamentalmente di questa qua ed è una 73, la 88 è ancora più in alto diciamo come prezzo. Allora qui abbiamo vari pianoforti, qui ce ne sono diciamo è come se ne presentasse due, come diciamo. Esatto. È come se ne presentasse, diciamo, tre più o meno, una cosa del genere. Allora, diciamo che questa, tra l'altro, un po' come è successo a questa, sta subendo delle espansioni, subendo, nel senso buono. Cioè, insomma, ci sono delle espansioni, tra cui vecchi strumenti Roland che si possono inserire, anche nei pianoforti ci sono delle migliorie varie. Questa qui è di fabbrica così. Questa invece è l'attuale, diciamo, rappresentazione di se stessa, nel senso che ci sono tutti i modelli di pianoforte che sono quelli che sto usando fondamentalmente live da un po' di tempo e che io personalmente quello che uso di più è il Nashville. Adesso voi avete sentito il CFX, ma quello che mi piace è il Nashville. Nella situazione blues, quella dove suono questo qui, con cui faccio Hammond e pianoforti e compagnia, sono contento del fatto che l'Hammond sia stato, che il Leslie, tra parentesi, il nuovo Rotary è veramente un'altra cosa rispetto a quello precedente, quindi scaricate l'aggiornamento perché veramente fa tanta differenza, nel senso che poi magari prima di chiudere vi faccio sentire. E mi piace questo perché è molto blues. Ha un po' di, sentite, un po' di errore, diciamo. Però diciamo che quello presentato come colonna portante, insomma, è questo qui, il CFX. L'escursione dinamica di questo chiaramente è, devo dire, estremamente diversa rispetto a questa. Ora, è proprio la tastiera che è diversa. Questa qui ha una gomma molto piacevole che la rende sotto le mani estremamente espressiva, però dovete avere, secondo me ci vuole la mano un po' abituata a un tasto che non sia proprio da piano elettrico, cioè da piano digitale. È una cosa un po' strana, dovete provarla. A me piace tantissimo, devo dire la verità, questa 73 nuova della Yamaha mi piace veramente tanto. Questa invece è un po' più in tradizione digital piano di buon livello. Il tasto è bellissimo, secondo me, cioè, però parlo proprio di come tipo. Cioè. Ecco, qui diciamo che
come gira. Qui abbiamo ecco, diciamo che per quello che riguarda, ho tirato una cartella. Per quello che riguarda la sensazione poi finale di suono, questo, da questo punto di vista, quello dinamico, somiglia di più a un piano, nel senso che nessun piano risponde con questa violenza o inaudita qua. Questo qui è un po' più realistico. E poi c'è questa sensazione un po' più, come dicevo, rotonda dal punto di vista tattile, più organica, non so neanche come definirla. Questo è un po' più sgangherone, però questo qua per certe cose... Come dico sempre, faccio sempre questa cosa qua perché mi aiuta a capire come mi trovo con la tastiera. Qui per esempio... diventa tutto subito un po' raffinato, ma non sto parlando di sound, perché posso anche mettere il Nashville, che è la stessa cosa. Si finisce per essere più precisi, perché comunque lei non risponde immediatamente, è un po' più seria, non so come dire, no? Questa qui è un po' più sgangherona, però è anche un po' il suo bello. Poi, altra cosa, io ho fatto questo trucchetto dove le sentite dal punto di vista qualitativo abbastanza vicine. Chiaramente questa è un'altra fascia di prezzo, ma semplicemente qui non ho fatto altro che dare un filino di medi e di acuti per cercare di avvicinarli. Questo lo dico perché uno dice sì, vabbè, ma a me a casa non mi suona così. Nessuna tastiera, a meno che non sia una tastiera dove non ci sono possibilità di intervento, nessuna tastiera è quello che è, cioè sono fatte apposta per poterci lavorare, per tirare fuori un suono che magari faccia per i propri gusti. Ma non lo dico perché uno deve smanettare per forza, non sto parlando di smanettare. Qui c'è scritto EQ Adjust, che vorrebbe dire aggiustare, e nel senso basta aiutarsi un pochino con un po' di media per raggiungere poi questa sensazione un po' più rotonda sulla media. Adesso qui un pianoforte simile a questo non ce l'abbiamo, io non so quale possa essere. Forse questo, adeguando il volume, si somigliano un po'. Potrebbero legare. Questo per dire che comunque, insomma, abbiamo un po' più di volume qui in generale. Questa ha un volume un po' più giù, anche in registrazione. Infatti questa l'ho tenuta un po' più bassa, ma queste cose non sono un problema, voglio dire. Poi nel momento in cui si registra, sto parlando di poco. Questa ha sempre avuto un volume un pochino più tranquillo. Poi mettendosi lì, anche perché quello ti dà l'opportunità poi quando vuoi dare un pochino. Anche qui ho dato un pochino, vedete che è acceso, è in on questo. Anche qui ho dato un pelino di equalizzazione. Levo tutto, nel senso che andiamo in purezza con il C. Voi direte, ma no, devi fare le robe dritte, devi mettere tutto giusto perché sennò non è veritiero. Guarda, per quella cosa lì ci sono 1000 canali che mettono tutto dritto e te lo fanno dentro nessun problema. Io faccio degli esperimenti come mi piace fare, poi se non vi piace fa niente, insomma. Scusate. Sono proprio due pianeti completamente diversi. Poi c'è un altro piano che somiglia un po' di più. Pelino di più. E poi ce n'è un altro ancora, se non sbaglio, questo, che è ancora un po' più gommosino, però lavorando con l'equalizzatore, per esempio, questo c'è ancora più media e più acuti, però questo qui è
Sto per dire che poi, se metto anche qui, sentite che l'equalizzatore lavora e si raggiungono dei compromessi per quello che è il proprio gusto, poi fondamentalmente, no? Che questa è l'S700 CFX. Adesso facciamo un po' di rock and roll. Tolgo l'equalizzatore. Senti come lavora? Scusate, non ci passo. Questo è più pungente, questo c'è un po' più di confusione in basso, che però è una confusione molto che rende un po' realistica la situazione. Questo è più raffinato da certi punti di vista, però ripeto, se volete un po' di come dire, di sentite, questo è bello storterello, ma a me piace. Poi se gli tirate su un po', sentite che bella pasta che c'ha. Questo è il Nashville, no? Sentite come sembra realistico. Questa cosa ce l'ha anche il C7, che l'amico Pancio, che saluto, lui usa sempre questo e gli piace, che c'è sto suono tondo sotto. Questo registrato sembra vero, è impressionante. Bello, eh? Qui, questa cosa qui, chiaramente siamo sotto di parecchio, come diciamo, prezzo, e quindi non possiamo aspettarci quella cosa lì. Però, mettendoci lì un po' con le Q, e poi questo è un suono Roland, non è un suono Yamaha. Per uno strumento che ha le casse e cioè, nel senso, voglio dire, adesso pianoforte mi sembra che l'abbiamo abbastanza, diciamo, perlustrato. Allora qui io andrei sul, c'è un delay. Qui tutte le volte bisogna stare attenti, perché il key touch, quando si cambia strumento, cambia, è importante, perché il piano elettrico suona radicalmente diverso se si suona così a Ivy. È molto più simile come risposta. Questo qui è uno dei migliori che ci siano in giro,
Tra l'altro a me piace questo qui. Sentite? Levo l'effetto. Vedete che è bellissimo così. Qui i piani elettrici comunque siamo veramente a livello pazzesco. C'è qualcosa dentro di sostanzialmente magico che non so descrivere. Veramente, da questo punto di vista qua cioè, viene voglia di star qua ore a suonarlo, Cioè, quello. Qui chiaramente andando a cercare si trova del buono. Sentite un po' di rumorini. Poi condendo un pochino, no? Oh, scusate. Aspettate che mi ha cambiato un'altra volta. Infatti, il problema è sempre quello. Devo salvarli con la giusta curva dinamica, scusate. Mi stavo facendo prendere e mi ha rovinato tutta la curva dinamica. Che bello, no? Questo è divertente, poi senza effetto, eh. Bellissimo questo. Qua c'è la crema, quella crema lì è micidiale, ma è sempre lì, non scappa. Cioè fa proprio quella, fa la cosa proprio del Rhodes, che con sta mediona, sta frequenza media che si accaparra tutto il. No? È proprio il cuore che pulsa. E quindi bello, bello. Qui per avere lo stesso risultato forse dobbiamo esagerare un po' di più. Beh, comunque, insomma, 1000 contro un altro livello, chiaramente in questo caso davvero adesso con il Rotary a posto, questa qui è una roba seria, cioè nel senso YC sta diventando una cosa veramente seria. Poi chiaramente vabbè, l'Hammond lì ragazzi, cioè, c'è poco da dire, cioè qui siamo di fronte a un clone. Ora qui siamo in un mondo più, come dire,
eh, workstation. Qui siamo su una cosa un po' più dedicata a questa cosa qua. Però, insomma, ci siamo, eh. Piani FM, molto belli, chiaramente. Qui ci sono, anche qui. Ecco, poi vabbè, considerate sempre che stiamo ascoltando le cose e non stiamo considerando il fatto che sentite che qui c'è un corpo, vabbè, ora poi ci sono i volumi da considerare, miliardi di cose che no. Equalizzazione, insomma, c'è tanta roba che sto mettendo in ballo, ma per farvi sentire comunque che diciamo che per certe cose comunque c'è, questa c'è, ce la fa, e anche per farvi risentire questa e per rivalutare un attimino questa tastiera qui, perché io la sto usando live e devo dire che ci sono delle categorie in cui mi dà veramente delle soddisfazioni gigantesche. Poi vabbè, adesso c'è da dire che c'è una cosa. Ecco, qui per quello che riguarda l'organo, chiaramente, come sempre si dice, siamo in una condizione di emergenza. Questi possono essere carini da unire a un piano, magari per fare un po' di gospel, tipo. Da mettere insieme ai pianoforti. Qui ragazzi, qui entriamo in un altro discorso, cioè nel senso. Suona veramente bello violento adesso. Proprio adesso è diventato veramente un clone bello bello. Unica cosa, come al solito, il trigger è giù. Cioè, nel senso, per suonare l'organo, cioè, la nota parte dove parte il piano elettrico, per intenderci, o appena sopra, non ho capito dove esattamente, ma faccio la prova adesso, perché. Ah, stesso punto. Parte esattamente dove parte il piano elettrico, quindi praticamente dovete andare a metà tasto perché succeda qualcosa. Con tutte le altre di questa, diciamo, fascia di prezzo e categoria, chiaramente siamo su un altro pianeta. Nel senso che abbiamo il trigger alto e quindi possiamo suonare un po' come se fosse un Hammond, ecco. Poi ci sono, cioè io sono abbastanza abituato, nel senso che la cosa non mi disturba poi così tanto. Però, insomma, parliamoci chiaro, è una cosa che è una cosa che va messa a posto quella lì. Per gli organisti, perché se uno si compra un clone Hammond e deve farci l'Hammond, questo succede anche con la 61, non è che succede solo con questa, cioè nel senso che anche la 61 deve andare abbastanza in fondo. Ripeto, io sono abituato, l'ho suonato, abbiamo tutti suonato cloni Hammond su tastiere pesate, 88 tasti, l'abbiamo fatto tutti. Però se uno compra una tastiera che si chiama YC, che arriva dallo storico Yamaha, dove ci sono gli organi, chiaramente è un organo, quindi è vero che fa il pianoforte e tutto, però a quel punto lì, se c'è l'opportunità, meglio metterla a posto questa cosa. Non è successo, però vabbè, per esempio già aver messo a posto il Leslie, cosa che vi dico perché io ci stavo suonando live e il Leslie era un po' una cosa particolare, faceva un po' l'effetto di quando i Leslie, quelli di una volta, dei primi cloni. Adesso invece faccio così perché fa quell'effetto un po', no? E Marco ride, c'è Marco Ballarani, sono a casa sua, non ho detto niente di tutta questa cosa, ma molti di voi ormai già la sanno e lo ringrazio perché stiamo facendo questo esperimento qui.
e stiamo anche facendo tardissimo adesso che sto guardando l'orologio. Comunque qui poi ci sono tutti i synth, ecco, da questo punto di vista la cosa bella è che abbiamo una sorta di filtro a portata di mano, ma questo lo potete vedere se andate a vedere la recensione sul YC. E qui ci sono tutta una serie di suoni, e sono tanti. Ci sono un po' di regolazioni, una specie di ADSR. Ecco, qui quando si entra in questa questione, arrivederci, nel senso che sì, è vero, siamo su un'altra fascia di prezzo, però qui addirittura possiamo importare i suoni che ci facciamo sulle tastiere, quelle di fascia alta con lo Zencore, e importarli qui. Ci sono dei pad assurdi, li ho sentiti tutti, perché ma sono belli anche i lead. Sono chiaramente, ma poi c'è sempre lo stesso discorso, anche qui. Questo equalizzatore lavora bene, cioè suona, quindi per dire, e poi c'è, sto dicendo, non riesco a finire le frasi, comunque un giorno ce la farò, veramente, è una promessa. Un giorno finirò le frasi. Allora, volevo dire 47 cose, ma la più importante è che funziona bene l'equalizzatore, e secondariamente, speriamo che non si sia fermato tutto perché sennò mi impicco. No, sta andando. Allora, oltre a questa cosa, poi abbiamo anche, chiaramente, come poi capita nella... Avete chiaramente a disposizione sulla wheel quello che è stato messo sul suono sulla wheel, cioè nel senso che in questo caso il filtro, ma volendo c'è proprio nel sistema operativo anche l'opportunità di lavorare su filtro, cutoff, resonance, attacco e tutto il resto di questi super pad pazzeschi. Questi sono belli veri, veramente. Sono proprio fighi. Anche qui ci siamo, non è che non ci siamo. Però diciamo che qui la scelta è un po' meno vasta, qui c'è veramente tantissima roba, tra cui poi anche cioè ci sono proprio le categorie con i brass, con tutto quello che volete. E poi qui chiaramente quando si entra in quella che è la parte che basta dare un goccino di media che non suoni, Roland proprio tantissimissimo. Piacere sotto le mani, davvero, davvero. Comunque poi potete andarvi tranquillamente a vedere i video rispettivi, diciamo, delle due tastiere. Era un confronto così, un po' maldestro, ma se volete comunque anche per capire che oggigiorno non tutte le cose sono come una volta ben distinte, cioè lavorando sulle tastiere si può arrivare in luoghi come un caro amico Enrico quando si è preso il Mod X, no? Che mi ha telefonato e mi ha detto mi sono messo a lavorare un po', ma suona sto cosa. Sì, suonano anche le tastiere a volte che... Non si sa se sono le tastiere più basse di fascia che suonano bene o se sono quelle di alta fascia che non suonano più bene, non lo so. Comunque vabbè, in ogni caso sono tutte belle, cioè nel senso, non mi fraintendete, è chiaro che probabilmente un tempo era proprio come venivano fatte dal punto di vista strutturale, l'architettura interna, le schede erano separate, adesso si tende a far stare tutto in una cosa sola e probabilmente questo può influire dal punto di vista sonoro oppure non lo so, quello che volete.
Alcune tastiere mantengono ancora quella profondità di campo di alcune di un tempo, alcune meno. Io devo dire che questa qui dal vivo suona bene, è una cosa pazzesca. I piani elettrici di questa qui veramente, al di là del dettaglio che possono avere altre tastiere che magari lo fanno addirittura meglio da ascoltare, ma questa dal vivo quella cosa lì la fa benissimo, e adesso anche l'Hammond è diventato veramente a livello di tutto il resto. Sui pianoforti, ragazzi, non ce n'è, cioè non c'è nessuna cosa che accontenta tutti. Cioè siamo tutti, dal punto di vista dei pianoforti, ognuno ha la sua idea, siamo tutti diversi, e quindi lì non metto bocca, sinceramente. E mi viene in mente una roba. Cos'era? Dalla. Sì, C'è questo suono qua. C'è una cosa block chords all'inizio di un pezzo. Vabbè, poi mi verrà. Vabbè, poi. chiamiamo Corredi e glielo chiediamo. Comunque, vabbè, ragazzi, io vi ringrazio, vi saluto, ringrazio Marco come sempre, che è qua che mi dà la sua, con la sua faccia la dice lunga, diciamo. Non possiamo continuare così però. Comunque, per il resto tutto bene, noi stiamo bene, tutto a posto, abbiamo mangiato anche oggi, lui si è mangiato la cotoletta, quindi siamo a posto. E iscrivetevi al canale, chiaramente obbligatoriamente iscrivetevi al canale, e www.maxkeys.com, il mio sito, ci sono tutte le categorie di tutti i tipi, le tipologie di tastiere e tutto il resto, e in più, vabbè, canzoni mie, cose, libri, tutto quello che faccio, insomma. E quindi, vabbè, insomma, se vi va di farvi un giro nel mio mondo, entrate lì. E quindi ci vediamo sabato prossimo. Ciao ciao.